Questa divinità ci connette con gli altri esseri, poiché riconoscendo la divinità negli altri ci immergiamo in una comunione che trascende le apparenze. In questa comunione degli esseri, ogni essere umano è un riflesso dell'altro ed insieme formiamo una rete di energia che si nutre di amore, di compassione e comprensione. Comunione degli esseri, voce Pierfrancesco. Ecco, in questa parte diciamo, di discorsi affronta diversi punti. Inizialmente rende chiaro come ogni azione umana ha sempre un fine, quindi noi facciamo le cose per un fine preposto e non c'è possibilità, almeno per una coscienza di un certo livello di sentire, di non avere un fine. Anzi, chi non ha un fine lo cataloga persino che è patologico. Immaginiamo nel manicomio, no? Persone che non fanno le cose senza una motivazione. Raggiungere un fine, raggiungere un vantaggio, un guadagno, e a seconda un istinto egoistico. Dice anche per chi persegue regole morali. Qua entra in un discorso molto interessante a livello sociale, che le regole morali per la società è una gestione di conservare anche il potere. Ma aggiunge ancora che questo comportamento, diremo di fine, viene anche dato dalle religioni, perché la regola morale è qualcosa che troviamo dentro anche come assetto religioso, quindi di un buon comportamento. Ehm, Però dice che è motivazione di automatica conseguenza di aver compreso la realtà, cioè la vera azione che è motivazione di automatica conseguenza di aver compreso la realtà sarebbe la vera azione e le religioni però si avvalgono del fatto di avere questa verità e quindi la moralità che loro pongono dovrebbe essere qualcosa che è una conseguenza di aver compreso la realtà e la ferma lì ma suppone anche per dire le religioni sono a questo tipo di verità diciamo che viene trasmessa a questo livello e questo è un bel punto di domanda. Vivere, sentire la verità non è conoscerla e basta, che diciamo le persone tendenzialmente viviamo tutti un po' in una fantasia. Questo è, come dire, il nostro processo di vivere una verità, ci immaginiamo di viverla. La verità diventa vera quando la sperimenti, quando la fai tua, quando è qualcosa di naturale anche. Infatti si ricollega sempre che un sentire che avanza porta a una moralità naturale. Nell'evoluzione della conoscenza della realtà non è così importante. Qua mi riallaccio a discorsi già fatti molto interessante, appunto, che non è così importante conoscere cosa è successo, ma cosa sperimenti attraverso questo. Sì, in poche parole, anche se tutti noi abbiamo verità relative, un esempio di giocare a dadi, no? C'è uno che ha una verità dei numeri che vengono, ma qual è la verità di quello che vede un numero, un altro vede sempre lo stesso numero ma ha un'altra osservazione, allora dice no, ci sarà un terzo che può dare la verità, no, sono tutte verità soggettive e quindi il soggettivo non è la verità reale. L'interezza delle verità oggettiva è costituito da tutte le realtà individuali soggettive, da tutte le esperienze e sentire individuali che costituiscono quella situazione. Cioè, quindi qua non riusciamo ad avere un'unica visione di realtà, ma sono tutte vere e in tutte insieme costruiscono l'oggettività. Attraverso la comunione dei sentiri individuali, la comunione degli esseri, nella simultaneità vi è fusione e trascendenza, da cui ciascuna comunione non è fine a se stessa, ma causa e preludio di altre mutuo arricchimento. Cioè, in sintesi, quello che già si è parlato, quando il sentire aumenta sempre di più e ti senti parte di, e in qualche modo non è solo un discorso empatico, è una sensibilità che vede in un certo senso e sente attraverso gli occhi di tutti, perché come immagino una rete, un'espansione che si crea, quindi un qualcosa che in qualche modo appunto sciogliendo l'ego è come una goccia che sta nell'acqua, questa è sempre un'immagine che ho, una goccia che sta nell'acqua a un certo punto non definisce più la sua membrana di goccia e fa parte del mare in qualche modo. Così dico, quando succede questo, questa comunione degli esseri, non è che tu individualmente scopri la verità,
E questo è un altro punto, perché se fosse così ci sarebbe sempre una ricerca infinita. Non c'è un fine alla ricerca di una verità e non c'è un fine a trovare qualcosa, perché sei sempre tu dentro una soggettività unica che cerchi. Quindi l'aspetto infinito non avrà mai fine. E esci da questo labirinto quando tu non è che cerchi una tua verità, ma tu ti fai parte di tutte le verità, tu diventi parte di tutti i sentire e di tutte le verità e quindi della collettività. È come se ritorni al corpo dell'unità di tutti. Ecco, questo è il punto, diciamo. E allora qua entra un altro discorso bellissimo che è un discorso, diciamo, morale anche di fondo, ma della discriminazione. Cioè, perché discriminare i propri simili? Allora, caste, diversità, religioni, pensieri, eccetera. Essi sono la propria ricchezza, la propria completezza, grazie alle loro stesse esperienze ci si arricchisce, perché se attraverso il sentire di tutti tu arrivi all'oggettività, immagina quanto sono importanti tutti i lavori di tutti e tutte le dimensioni di tutti e tutti i livelli di tutti, perché ti appartengono e di cui tu stai crescendo con tutti. Bel cadere di quelle barriere che Dio genera, espandersi alla coscienza, un arricchirsi dell'immensità dell'impersonale. Questo è il finale che dice, e questo mi ha colpito per come è vero in qualche modo non solo di sentire il fratello tuo in un'altra nazione, in un'altra condizione, ma è sentire che quel fratello tuo sta lavorando per te, come dire, tutti stiamo lavorando per tutti. Ecco, questa è qualcosa che fa cadere un po' la barriera del giudizio e della discriminazione, della distanza, insomma.